Di piacere. No, ho provato a dargliela e mi ha guardata come dire, ma Che cosa mi stai dai? facendo? Ah, quindi gli fate voi la dieta? Sì, gli faccio io la cucina proprio ok. casalinga, diciamo. Il sale mettiamo, sì, non ho portato Olio e il sale, se prezzemolo. vuoi origano, se piace a tutti, se no no. Volete l'origano nelle patate? No, O meglio no. olio e sale? Alla fine sì, anche a noi piace tantissimo. Porca miseria. Madonna. So che a te hai bisogno di sale, Chris? Io No. no? Io ne ho aggiunto un po'. E invece a me mi hanno regalato proprio sua sorella, che sono loro sono in Svizzera. Sono figli. Proprio il Victorinox, proprio di legno però. Lui è il mio difensore. Ma io ti lascio così. No, no, guarda che roba, minchia. Bello, riprendiamo. Così, giusto? Sì. No. Cioè, vabbè. Qui c'è il simbolo. L'ho sempre messo così e quindi secondo me ha preso un po' di forma già migliore. Io accendo perché così almeno arriva tutto. La pietra, è qua, ce l'ho io. Buongiorno, adesso ci troviamo in montagna, come vedete stiamo facendo la pizza, finalmente la facciamo solo per noi due, finalmente siamo da soli, non che ci dà fastidio, però è la prima volta che facciamo solo 2 pizze, a parte quando siamo stati in Spagna. Ieri siamo andati a trovare Cristian e Eleonora di Spadolando Into the Wild e abbiamo visto il loro orto, tutto quello che hanno fatto, fighissimo, meraviglioso, ci hanno portato anche una cesta della loro roba dell'orto, è stato bellissimo, ci hanno dato un sacco anche di consigli per qualsiasi altra cosa, siamo stati da Dio e adesso oggi passiamo la giornata qua ancora e poi domani ce ne andiamo che abbiamo delle commissioni da fare a Torino. Il tempo potrebbe essere migliore perché c'è il sole, però prima ci sono state le nuvole, stamattina addirittura ha fatto anche qualche goccia di pioggia, quindi sarebbe stato molto più bello se ci fosse stato il nuvolo, anche perché qua siamo solo a 1000 metri, quindi fa abbastanza caldo, non come a Torino ovviamente, ma fa un po' di caldo. Adesso Ste sta riproponendo la farinata perché le altre volte ci si attaccava tutta nella padellino, adesso l'abbiamo fatto scaldare un po', Proviamo a vedere. abbiamo messo un po' più di olio che mettevamo di solito, vediamo se riusciamo a non farla attaccare. Purtroppo il forno non è in bolla, quindi la farinata viene alta da una parte e
bassa Ah, dall'altra. non l'abbiamo messa a posto. No, Vabbè. dovremmo alzarlo leggermente da questo lato, Ma ma è tutto ormai... caldo, lascia perdere. No, qua no. Si potrebbe mettere una pietrina. Va bene, dai. Hai messo un po' più olio. Guarda, galleggio. Poi la pala? No, per far questo no, meglio così. Ok. L'hai assaggiata? Mm-mm. Da pizzeria proprio. Ok. Sì. Bene, bene. Quindi bisogna preriscaldare il coso. Ok. Sì, Guarda qua che spettacolo. bella. Bella, bella, bella. Speriamo che non sia attaccata. Comunque io direi Vabbè, tu lasciala lì. la lasciamo qui. Beh, ma va bene. Vedi? Mi fai un favore poi? Sì. Mi prendi il barattolino di acciughe aperte, che io una fetta la vorrei con delle acciughe. Sono dimenticato. Sono aperte tanto, non sono da aprire. Guarda come esplode. Madonna, che bello. Bello. Ci siamo? No, no, faccio io attaccata, è lì attaccata, faccio io. Vabbè, che fa? Perché io non sono capace. Ci siamo col calzone? È qua il mio piatto. Bello. Sì. Questo impasto è al limite, io ho paura di bucarmela, sai? Perché? Perché è proprio molle molle, Ah, come quello della Spagna. io porto dentro intanto. Sì. Non penso che riesco a prenderla. Ah.
un pochettino più grande, mi piacerebbe averla. Ok, buon appetito allora. Buon appetito! La farinata comunque non si è attaccata, No. Ne abbiamo fatte 2. Basta mettere un po' più di olio e scaldare il tegame prima un di pochettino prima. metterlo, sì. Poi un minimo si è attaccata in mezzo, però è venuta bella. No, va bene. Figo, figo. Pizzone e buon appetito. Dietro è chiuso. Sì. Aspetta, vado a mettermi l'auto. Mettilo. Portalo fuori, va? Allora ragazzi, come potete immaginare, siamo tornati. Siamo in Italia. Abbiamo già fatto tutto il nostro giro di amici, familiari, quant'altro. Questa settimana porteremo il camper dal meccanico per fargli tagliando, perché siamo fuori di 17.000 km. Eh sì. Ci siamo fermati in un'area picnic per strada che stiamo andando in montagna. Ahimè, ci siamo fatti prendere e abbiamo preso il kebab. Chi siamo noi per non farci tentare da questo bellissimo e meraviglioso kebab? Ci stavano mangiando le zanzare, infatti ci siamo subito sparsi di autan. Bello. In questi giorni registreremo tutto quello che volevamo raccontarvi della Francia, quanto abbiamo speso, quanto abbiamo guadagnato. Per adesso ci godiamo una bella cena. Oh. Allora, come vi avevamo detto l'altro giorno, noi ci siamo fatti la lista di tutte le spese del mese di giugno. Abbiamo voluto iniziare con il mese di giugno, ma poi proseguiremo anche con luglio, agosto, eccetera. In questa lista ci sono tutte le spese possibili e immaginabili che Stefano ha diviso mese per mese, nel senso assicurazione del camper mese per mese, anche se annuale.
Assicurazione della Panda, mese per mese, anche se annuale. Bollo, tabacco di Stefano, spesa settimanale divisa comunque in spesa mensile. Abbiamo fatto tutta una lista che comprenda proprio il mese. E nel mese di giugno abbiamo speso 814,20 euro in 2. In queste spese di giugno è calcolato anche il viaggio che abbiamo fatto per andare a lavorare in Francia, dove abbiamo percorso tra andata, viaggio, ritorno per le commissioni e ritorno 1700 km. Il ritorno però non è calcolato sul mese di giugno ma sul mese di luglio, perché chiaramente siamo tornati il mese di luglio. Passando al lavoro della Francia, abbiamo lavorato 7 ore e mezza dal lunedì a giovedì e 5 ore il venerdì, e il nostro stipendio per 20 giorni lavorativi è stato di 1600 euro a testa. Ovviamente queste sono le spese, i guadagni del mese di giugno. Terremo poi conto anche del mese di luglio, perché ovviamente non è che ogni mese noi spendiamo 800 euro. Ci sono quei mesi che sono altalenanti, quindi magari spendiamo a luglio più per qualcosa, meno per qualcos'altro, ad agosto idem, oppure tutto l'opposto. Insomma, è tutto altalenante, è per questo che non è l'unico mese che terremo in considerazione giugno, ma faremo anche luglio, agosto e così almeno per un anno. Tipo a luglio abbiamo preso la borsa per il camper per darci più stivaggio, e faremo anche il tagliando del camper, quindi capite che è altalenante la cosa. Allora, noi queste spese ovviamente le segniamo perché ci interessa sapere quanto sono le nostre spese, quanti i nostri guadagni, capire appunto quanto dovremmo lavorare per mantenere questo stile di vita e quanto invece potremmo avere più tempo libero, diciamo, no? Se vi interessa, mese per mese stileremo una lista, o comunque vi comunicheremo quanto sarà il nostro guadagno, quanto saranno le nostre uscite, se vi interessa saperlo. Noi siamo trasparenti e vi diremo tutto. Quindi, se è una cosa che può interessarvi, ogni inizio mese vi diremo quanto è stato speso il mese precedente.